Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Siamo di nuovo in compagnia con Turtle che saluto. Ciao Turtle e grazie per essere di nuovo qui con me. Ciao amici. Allora, nuova puntata di questa serie che va un po' a vedere che cosa si può fare in casa, come fare home mining. Oggi trattiamo, diciamo, una categoria, una marca più che altro, che è la Canaan. La Canaan sostanzialmente possiamo dire che sia un competitor di Bitmain, che è la principale azienda che produce i miner, quelli industriali, quelli veri e propri. Parliamo di Canaan perché oltre a fare anche lei dei miner, diciamo professionali, ha anche una sezione dedicata al home mining, diciamo, che si chiama proprio Avalon Home. Ha 2 o 3 prodotti che andremo, diciamo, a vedere. Oggi vi faremo una sorta di panoramica per capire, più o meno le caratteristiche, ecco, se ha senso magari comprare un prodotto del genere, oppure no. Non ne ho nessuno da mostrarvi purtroppo, però adesso facciamo un salto sul sito e vediamo un attimino, che cosa possiamo trovare in commercio. Tartolo, intanto io che condivido lo schermo, se magari vuoi dirci qualcosa in più. Allora, una cosa interessante, una chicca che praticamente nessuno sa, in realtà il primo ASIC della storia è stato fatto da Canaan, quindi sono dei precursori di Bitmain che poi hanno semplicemente perso la battaglia di efficientamento nello scalare la società. Bitmain è nata dopo e ha chiaramente dominato di più il mercato. Tutti i dispositivi Canaan secondo me sono interessanti, nel senso che offrono cose diverse dal resto del mercato. Generalmente offrono tanti terahash, adesso li andiamo a vedere assieme, rientrano nella famiglia dei miner closed source, quindi non siamo nel mondo Bitax super rivoluzionario, cypherpunk, però sono secondo me prodotti molto interessanti per rapporto consumi terahash. Sono finalmente un'alternativa ai mini miner soliti che offrono un po' più di succo, un po' più di potenza da avere direttamente nella nostra casina. Quindi se siete interessati ad avere dei terahash magari più alti rispetto a Bitax, i Canaan sono tutti una soluzione interessante, poi bisogna andare a vedere tutte le varie soluzioni che offrono. Certo, vedete adesso vi ho aperto il sito, loro ovviamente fanno i miner, fanno addirittura i container per contenere, no, tutti i vari miner. Ora, è un'azienda come Bitmain, quindi ovviamente il loro prodotto è closed source, fanno, un po' quello che fa Brains, cioè hanno creato il loro prodottino da portare nelle case delle persone, però ovviamente hanno una filosofia completamente diversa rispetto a quella che può avere il Bitax, che invece punta ad essere open source, un prodotto verificabile e quant'altro, cosa che qui ovviamente non troviamo. Ci dobbiamo comunque fidare del produttore, non possiamo verificare che cosa fanno e come l'hanno costruito, diciamo. L'Avalon Home ha sostanzialmente 3 tipologie di prodotto. Allora, quello diciamo più comune che possiamo trovare, che è più abbordabile e anche che forse ha un po' più senso, è l'Avalon Nano 3S. Poi abbiamo l'Avalon Q e l'Avalon Mini. Allora, io farei un attimo una menzione sull'Avalon Mini 3 e il Q e poi dopo ci dedichiamo un attimo al 3S, così vediamo anche le particolarità. Allora, intanto sono prodotti che, come potete vedere, hanno già, questi due, hanno una certa dimensione innanzitutto, perché puntano ad avere un po' più di potenza, come giustamente diceva Tarto. Allora, questi qua tendenzialmente come dire, si mettono nella fascia dei miner che fanno anche una cosa secondaria, ovvero fungono un po' da riscaldamento. Ecco, questo qua ad esempio è una prima tipologia. Io non so, Tarta, se tu questa qua l'avevi già vista oppure no. Allora, ti dico, sì, l'ho guardata perché secondo me è interessante per me rimane l'Avalon scaldino da bagno quello, perché la forma è totalmente Esatto. identica. Secondo me è un prodotto interessante, non mi piace molto l'idea di metterlo nella mia testa con i mini miner, perché con i mini miner condivide poco, dal prezzo alla potenza di consumo all'hash rate, però secondo me è un prodotto interessante che ha un mercato un po' a sé. Stiamo parlando comunque di un ASIC che, come si vede, ha il prezzo di $900, quindi insomma non esattamente economico, però ha di interessante che produce 37 terahash, che comunque è un buon hash rate, perché, si posiziona diciamo nella fascia S17 di Bitmain come potenza, quasi 40 terahash, quasi 30 volte un Bitax, però i consumi
sono da ASIC top di Oh, gamma, perché esatto. come si vede da questo schermo l'efficienza è di 21 joule per terahash, un pochino sopra, che è, per farvi capire, l'efficienza tra potenza prodotta e consumo energetico simile ai miner top di gamma di Bitmain al momento, che arrivano a risultati leggermente migliori. Quindi molto interessante secondo me che esce un po' dalla categoria mini miner consumando 800 watt, quindi comunque è una spesa tenerlo acceso in casa, ma interessante che l'efficienza è molto buona, cioè per i consumi produce una buona quantità di hash rate. È un miner che tranquillamente uno potrebbe usare in pool e non tanto per cercare la fortuna minando Bitcoin, perché ha già un hash rate interessante. E è efficiente, scalda casa, quindi potrebbe essere seriamente un'opzione considerabile, per esempio, per gli inverni, per scaldare casa in base a che costo della corrente ha una persona. La cosa carina di Canaan è che in fondo a ogni pagina web ti mette il calcolatore per capire se ha senso scaldare casa o Sì, l'ho meno. Di visto, solito, l'avevo oddio, visto prima passare. No, no, l'ho visto mi prima. pare Adesso fosse eccolo qua. in Eccolo qua. eccolo. Qua voi mettete Ehm quanto pagate la corrente, esatto, lui vi dice più o meno quant'è il consumo e quant'è vabbè, la reward mensile, ovviamente. Esatto. Comunque se uno mette dei prezzi italiani intorno ai 20 centesimi non assolutamente non si guadagna, però potrebbe essere un modo carino per scaldare casa, ricoprendo effettivamente una parte dei costi. Cioè, se quando si parla per esempio di S9 è un gioco con cui uno dice: "Vabbè, scaldo casa e guadagno 2 satoshi", ecco che con un ASIC del genere è anche possibile coprire una buona fetta dei costi della bolletta. Dopo bisogna vedere quanto è più efficiente o meno efficiente rispetto a dei metodi di riscaldamento tradizionali, però ecco che entriamo già in una fascia interessante di prodotti, magari non troppo per l'Europa, ma se uno ha dei pannelli o uno ha dell'energia a basso costo, secondo me questo è un prodotto non tanto da mini miner casalingo, ma un ottimo prodotto per la casa. Sì, io aggiungo una postilla, sono d'accordissimo con quello che hai detto. Infatti li ho voluti presentare, diciamo, all'inizio proprio perché, come giustamente dicevi, escono un pochettino dalla categoria, mini miner perché comunque hanno tanta potenza, ma hanno dei consumi veramente elevati rispetto ai Bitax o rispetto al mini miner che siamo sotto i 50 watt, cioè qui siamo già a 800 watt, no? Effettivamente deve essere considerata una stufetta che ha i suoi consumi, perché ora noi magari abbiamo stufette in casa, c'è chi non ha neanche la stufetta per il bagno, ma una stufetta per il bagno al giorno d'oggi è abbastanza efficiente. Ma voi provate a pensare a vostra nonna, sicuramente la nonna in bagno ha una di quelle stufette antiche che consumavano tipo 1,5 kW, cioè era una roba che ti dovevi spegnere tutto per scaldarti il bagno perché consumavano una quantità incredibile di corrente, no? Ecco che magari potreste sostituire la stufetta a vostra nonna eventualmente con uno di questi prodotti che consuma meno e poi fa anche minare Bitcoin, no? Giusto per dire che il consumo è tanto ed effettivamente se lo tenete acceso questo consuma, c'è poco da fare, no? Però è vero, dovete considerare come magari lo accendo e lo spengo quando voglio riscaldare una stanzetta, la zona della scrivania, il bagno, perché se no veramente tenerlo acceso H24 a meno che non avete corrente in esubero, questo veramente 800 watt cominciano veramente a farsi sentire. E proseguiamo e andiamo sull'Avalon Q che anche in tanti mi hanno già chiesto, che ha un po' lo stesso problema, nel senso che questo è una bomba come prodotto, perché sempre closed source, quindi non è verificabile, ma abbiamo ancora più potenza, perché arriviamo a 90 terahash, abbiamo però molti più consumi, quindi se noi mettiamo ad esempio qua la stessa potenza, lo stesso kilowatt, prezzo del kilowattora della corrente, vedete che questo consuma il doppio praticamente di quello che abbiamo visto prima e ha un ritorno che è un terzo praticamente di quello che è il consumo. Cioè qui cominciamo veramente a parlare di una via di mezzo tra un miner professionale che consuma tanto e invece il classico prodotto da home mining da tenere in casa. Cioè, questo qua adesso andiamo, eccolo qua, vediamo le specifiche. Non Una so, dai, cosa raccontacele tu, Tarto, che Okay, secondo me l'idea non è cattiva dell'Avalon Q, cioè mi pare che l'idea dietro questo prodotto, dentro Canaan, sia: facciamo un ASIC che non c'entra niente con i mini miner, è un ASIC che però, nonostante sia professionale e di alta qualità, è possibile runnarlo in una casa. Il punto secondo certo. me è: se voi avete un S19 J Pro, un S21 eccetera,
stock di default li collegate alla corrente, vi salta la corrente in casa, fine ciao, perché hanno consumi più grandi di 3-4 kW, quindi maggiore di un impianto elettrico casalingo, e non potete, quindi a meno di sistemi particolari, underclock, eccetera, runnare un ASIC professionale d'alta qualità in casa, normalmente. O anche soltanto per i rumori, perché sono impegnativi. Quindi l'idea dell'Avalon Q è: facciamo un ASIC che ha la qualità di un ASIC professionale. Se noi guardiamo l'efficienza, che è un parametro che la persona comune che si interessa al mining non guarda tanto, ma è il più importante di tutti. Se voi siete un miner professionista, un grosso miner, l'efficienza, i joule per terahash è la cosa più importante da guardare. È l'unità di misura che ci spiega quanto un miner riesce a trasformare efficientemente l'energia elettrica in hash rate. Più è basso questo numero, più vuol dire che il miner è efficiente. 18,6 joule per terahash è più efficiente della stufetta di prima, non di tantissimo, ma di un po', e ci permette di runnare un ASIC che effettivamente fa 90 terahash, che è l'equivalente di un S19, in casa, con delle ventole che fanno dei rumori più accettabili rispetto a un ASIC normale. Infatti c'è scritto, se voi guardate nella descrizione della pagina, che è meno rumoroso di un ASIC normale, però è in tutto e per tutto un ASIC, cioè i consumi sono di 1600 watt. Mi pare ci Sì. fosse all'inizio nella descrizione che c'era scritto tipo una cinquantina di decibel come... Adesso andiamo a cercarlo. Vado a cercarlo. Intanto, Tartal, non me ne volere, permettimi una piccola precisazione. Sentite, quando voi sentite Tartal dire ASIC, in realtà sta parlando di miner, perché diciamo è comunemente accettato dire ASIC quando chiamare ASIC il macchinario, ma in realtà l'ASIC è il chip e il miner è il macchinario. Scusami Tartal, ma siccome ho fatto un po' di tutorial Giustissimo. dove spiego la differenza, poi quando poi voi entrate, cominciate a capire di cosa sta parlando, quando sentite ASIC sapete che stiamo parlando di miner, perché comunque viene naturale chiamarlo ASIC, ma diciamo che la realtà questo prodotto possiamo definirlo miner, mentre l'ASIC è proprio il chip. Un miner ha 150, 180, 200 ASIC al suo interno. Scusami Tartle, ma volevo giusto... Tranquillo, guarda, è assolutamente corretto. Poi sì, nel gergo comune non sono così preciso, però è assolutamente corretto. Ecco, mi pare sia, ecco qua, minimum noise level, un pochino sopra di 45 decibel, che Eccolo quindi è qua, sì. molto silenzioso. Non so se, cioè non l'ho mai provato con mano. Generalmente l'idea è un ASIC, un vero miner professionale in tutto e per tutto, che semplicemente ha dei consumi adatti a un ambiente casalingo, come vedete qua varie modalità, diversi wattaggi, un hash rate interessante come quello di un vero ASIC, un rumore più contenuto. Per cosa secondo me è interessante o meno? Secondo me è interessante se uno ha della corrente a basso costo e vuole minare davvero in casa, ma non ha un impianto industriale a alte che supporta tanti watt, quindi se uno vuole mettersi un ASIC in casa perché ha dei pannelli. Il contro è il prezzo un pochino altino, nel senso che come prodotto è simile a un S19, molto più efficiente, è tipo il 40% più efficiente di un S19, però il costo è più del doppio di un S19 sul mercato al momento. Quindi Sì, tanto per generalmente darvi due secondo me... numeri, perché qua io l'abbiamo trovato prima su, ecco, su questo, adesso questo è il mini, il 3S, vediamo il Q, l'avevamo visto prima, allora, Avalon Q, vediamo un po'. Tanto da darvi due cifre, vedete, questo qua si trova, questo è un sito europeo, quindi abbiamo cercato di trovare un sito che non avesse anche le spese doganali, perché sennò poi bisogna aggiungere le spese doganali, ma costa, diciamo, 1.600 euro adesso in promozione, IVA esclusa. Quindi bisogna aggiungere 350 euro, quindi ti costa alla fine 2000 euro, 2000 fate euro. finta. Vedevamo prima che sul sito di Brains vengono venduti degli S19 J Pro, se non sbaglio, giusto? A Yes. 700 euro. Ok, più qualcosa per le spese di spedizione. Cioè, Sì, 700 euro inclusa la spedizione, poi magari non so se ci sono meno tasse doganali, ma anche se ci sono il prezzo finale è meno della metà. esatto, ecco, Quindi Quindi comunque vedete che ovviamente ci sono i pro, ma ci sono anche i contro, perché questo è molto più efficiente, ha un certo costo, è potente e anche questo non va considerato comunque nel, diciamo, nel calderone home mining che
È una via di mezzo dove se uno ha effettivamente della potenza, questo può metterselo in casa, non gli disturba, magari non ha le stesse problematiche che può avere con un miner vero e proprio, anche un S19, è anche esteticamente carino, quindi ha il suo perché. Ecco, è chiaro che uno non può dirvi compra questo piuttosto che quello, dovete fare le vostre valutazioni, vedere quanto siete disposti a spendere, dove volete metterlo e tutta una serie di questioni che potete poi valutare solo voi. Io, se non hai altro da aggiungere su questo prodotto, passerei oltre. Possiamo andare al prodotto più desiderato e amato della Esatto. linea Canan. Abbiamo il Nano 3S, che questo invece rientra a tutti gli effetti nel reparto, diciamo, home mining, perché questo è un prodottino da scrivania che, volendo, ti scalda anche le mani se gli metti le mani davanti, però a tutti gli effetti ha quelle caratteristiche che gli possono far dire di essere un mining adatto per una casa, ok? Perché consuma 140 watt, produce 6 terahash, quindi anche questo è un prodotto giusto Turtle. Comunque rapporto, diciamo, consumi e terahash prodotti è molto buono. Qui vale sempre Allora lo stesso discorso, che siamo in closed source, quindi questo, se uno ci tiene particolarmente, possiamo dire la sua pecca, ecco. Allora sì, secondo me la cosa da dire è che comunque quando si parla di mini miner l'efficienza è sempre molto buona, perché comunque anche i Bitax hanno sopra i chip degli S21 Pro, quindi si parla di comunque iperefficienza dal punto di vista di consumi ed elettricità. Interessante che Canaan comunque, senza appoggiarsi su Bitmain, sia riuscita a fornire un mini miner con degli hash rate buoni, cioè 6 terahash per un mini miner è tra i migliori del mercato, ci sono pochi mini miner che offrono questa potenza e comunque riesce a farlo con una buona efficienza energetica in generale. Siamo un po' anche, secondo me, nel limite dei mini miner, nel senso che comunque consuma 140 watt, che è una spesa a fine mese non alta, ma comincia a farsi sentire. Non so perfettamente i calcoli, ma penso che siamo nell'ordine dei, secondo me, dei 30 euro mensili, così a spanne, se vuoi ci guardiamo, Ah. non so se c'è il Sì, perché calcolatore. qua non c'è il calcolatore, stavo cercando giusto quello qua. No, no, Ce l'hanno non c'è il nascosto. calcolatore. Beh, no, no. Però sì, certo, qui comunque la spesa comincia, diciamo, a farsi un Sì. pochettino sentire. Ma Se un infatti, Bitax è davvero una manciata di euro al mese, magari meno di 10 euro al mese, qua secondo me ecco che comincia a sentirsi un pochino, però è interessante che l'efficienza sia comunque molto buona e insomma offre una potenza che è 5 Bitax assieme. certo, sì. Sì, sì. E ovviamente ha un costo, adesso qua lo vediamo sul sito a 2,49, noi andiamo di nuovo sul nostro no, 3S a vedere più o meno il costo. Ecco, qua lo troviamo a 2,79, 2,80 più IVA sempre, quindi 28 più 56 sono 320, 330 euro circa. Questo è il costo. Produce 6 terahash, quindi è buono. È meno efficiente rispetto a un Bitax, perché il Bitax è più efficiente, però è chiaro che qua avete più potenza. Un Bitax comunque sta attorno ai 200 euro come costo, il gamma se non sbaglio, 180 così, e avete 1.1, 1.2 terahash. Qui ovviamente spendete qualcosina in più, ma avete 6 terahash, ecco. È in progetto, non so quando uscirà, ad esempio il NerdQX++, che produrrà 5 terahash, ma si parla già di 500-600 euro, ecco, giusto da farvi capire, però In consumerà realtà meno. aggiungo che oggi stavo giocando, ero lì nel gruppo Discord Open Source Miner United, che è un po' dove ci sono tutti i vari dev, e ho visto un tizio che ha fatto tipo scusate, i nomi non me li ricordo, quindi questo lo Sì. inventerò sul posto, però era tipo un Nerd Octa Axe a 10 terahash, e sono tipo, a forza di mini miner abbiamo ricreato l'S9, e questa è la dura verità. Esatto. Sì, perché Interessante il che ci bello sia dei questa Bitax è corsa. che puoi sbizzarrirti, cioè puoi farci quello che vuoi con i Bitax, perché il tuo progettino lo prendi, diciamo, puoi sperimentare finché vuoi e puoi fare veramente della roba veramente potente. Poi è chiaro che devi riuscire a mettere in pratica l'idea, però potenzialmente può fare di tutto, cosa che non puoi fare con questi prodotti, ma come col mini miner, perché sono prodotti closed source fatti da un'azienda, chiuso il discorso, ecco. Però qua vale lo stesso discorso, se uno non ha magari il cruccio di dire voglio una roba che sia per forza open source,
questo è di nuovo un prodotto valido perché comunque comincia a avere una potenza che se tu ti limiti un pochettino il tuo S9 ti fa 6 terahash, Cioè alla fine se Sì. porti a 400 watt il tuo S9 ti fa 6 terahash. Quindi Contando che capite che questo ha un'efficienza ordini di grandezza migliore superiore. dell'S9. Esatto. Anche lì, questo qua mi pare che sia intorno alla ventina di joule per terahash, l'S9 è intorno al centinaio se lo ottimizzi al massimo. Quindi si parla di 5 volte l'efficienza, di 5 volte meno corrente per fare una potenza uguale a quella che farebbe l'S9. Eh sì, qua Quindi non ci dà neanche non ci l'efficienza, dà cioè l'efficienza. no. Però così spannometricamente, accettatemi un più o meno 20%, ma è indicativamente secondo me intorno ai 20 joule per terahash. No, no, certo. E comunque vedete, è chiaro che a differenza magari dei prodotti open source, questi hanno anche una sorta di design, ehm, fatto Hanno la apposta loro app. per essere inserito in una casa. Guarda un po', dovrebbero avere la loro app. Ho visto Ecco qua. degli screenshot online, esatto. Sì, qui c'è anche un'app e puoi controllarti tutti i tuoi vari prodotti Avalon direttamente da un'app. No, no, è chiaro che sono bei prodotti anche questi, eh. Però appunto, ripeto, magari a uno, il Bitax fa schifo perché è una schedina messa lì e vuole un qualcosa di più carino, può andare sul mini miner che, ti fa 1.1 terahash più o meno, oppure sul Canaan, su questo Avalon qua che hanno un colpo d'occhio differente ovviamente. Questo in più ha anche della potenza. Però appunto qua siamo già a consumi un pochettino più dove comincia a farsi sentire sulla bolletta, ecco. Te ne accorgi se lo tieni acceso oppure no, ecco. Allora Tartol, dimmi tu se vuoi aggiungere qualcosa su questo prodotto, io se no direi che possiamo andare in conclusione per oggi. Direi che possiamo andare tranquillamente in chiusura. Secondo me sono tutti dei prodotti carini, fuori dal normale. Cioè, secondo me la cosa interessante di Avalon in generale, che offre prodotti per la linea Home, che sono tutti e 3 interessanti, un po' fuori dalle linee guida solite, quindi si spingono nel provare ad innovare un po'. Secondo me sono prodotti carini, vedo che molti hanno semplicemente i loro Bitax e se sono dei veri invasati di home mining ci mettono di fianco anche un mini miner, magari un Avalon 3S o qualcosina, e si fanno la loro mini mining farm di mini miner. Quindi secondo me prodotti carini, non adatti a tutti, ma se avete delle esigenze di voler avere un po' più di hash rate o vi piace il design, eccetera, soluzioni iper valide. Sì. Ecco, vi dico, giusto solo una cosa per frenare un po' la vostra ludopatia poi. Non è che con 6 terahash cambia drasticamente la vostra probabilità di di minare un blocco, cioè parliamoci chiaro, sono comunque tutti prodotti che, ecco, magari questo se lo collegate a una pool, magari potete ricevere qualcosina in più a livello mensile, però stiamo sempre parlando di prodotti con i quali è veramente al limite del possibile dell'impossibile, cioè è quasi impossibile riuscire a minare un blocco, ecco. Per Non chiudere, aumentate Plac, bravo, posso dire esatto, di aver chiudiamo il fatto il video, ma calcolo. ecco, vai, spara. Allora, abbiamo una possibilità su 140 milioni ogni blocco, che sono una possibilità su 970.000 al giorno e una possibilità su 2.600 all'anno. Bene, quindi avete Probabilità capito che sì, lascia te 5 volte quello di un Bitax, quindi 5 volte più probabilità di un Bitax di trovare un blocco all'anno, quindi al posto che 1 su 14.000 andiamo a 1 su 2.600 circa. sì, 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 sì. Bene dai, io direi che con quest'ultimo dato possiamo chiuderla qui e noi ci vediamo nella prossima puntata, sempre con Tartor. Ciao.